Allora ragazzi, oggi andremo a recensire questo prodotto della Topdone, un ARTI-Link 500 in grado di poter leggere e eliminare gli errori della nostra Qaskai. Questo OBD va collegato tramite questo spinotto, questo DLC a 16 pin, quindi dovrebbe essere idoneo per la nostra Qaskai o comunque per tutte le autovetture che hanno un DLC a 16 pin. Andiamo a vedere subito al suo interno cosa contiene, quindi andiamo a fare l'unboxing del prodotto e vediamo come si comporta. Eccoci qua, al suo interno troviamo questi accessori. Troviamo questo cavetto, questi due libretti di istruzione, uno rapido in italiano e il libretto di uso e manutenzione in inglese, e poi abbiamo l'OBD 2 ARTI-Link 500, ripeto, con attacco DLC a 16 pin e una comoda torcia per poter individuare lo spinotto all'interno della nostra autovettura. Display. Questo si accende chiaramente quando si collega lo spinotto, poiché prende l'alimentazione tramite l'autovettura stessa, e qui c'è la presa per lo spinotto dedicato. Ok? Ecco qua. Allora, intanto andiamo a vedere subito se abbiamo un aggiornamento disponibile per questo OBD2 della Topdone. Allora ragazzi, eccoci qua. Prima di iniziare la fase di aggiornamento di questo OBD2, volevo parlarvi brevemente di questo sito Autodoc, un grande negozio di ricambi per auto, moto e camion. Ha molti accessori e ricambi presenti nel sito e tutti catalogati in categorie, quindi molto semplice quello che dobbiamo andare a ricercare. A dei prezzi molto bassi, poiché sono presenti sempre degli sconti, vedete? Lavorano in 26 paesi, un sito molto affidabile ragazzi. Io ho già acquistato da loro svariate cose, e per finire abbiamo la possibilità di poter acquistare anche direttamente dal nostro telefonino tramite la loro applicazione. Poi, come di consueto, vi lascio tutti i link necessari nella descrizione del video. Detto questo, andiamo ora a parlare di questo OBD2 e vedere come intanto si aggiorna il firmware dello stesso. Quindi chiudiamo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare per aggiornare questo OBD2 della Topdone modello ARTI-Link 500 è andare sul sito come descritto nella guida veloce. Quindi dobbiamo andare su www.topdonediagnostic.com. Eccolo qui. Poi da qui dobbiamo selezionare aggiornamento ROM, eccolo qui, ROM update. Poi da qui scegliamo il modello. Allora andiamo a vedere, eccolo qui, Topdone ARTI-Link 500 update. Andiamo a scaricare questo file, salviamo, ce lo portiamo sul desktop, ce lo incolliamo qui, ok, lo decomprimiamo, estrai in, ok, eccolo qua. Vediamo un po' che c'è dentro. C'è un file X,
.exe, quindi l'installazione. Allora, quindi dobbiamo installare questo sul nostro PC. Esegui come amministratore, diamo i permessi. Allora, avanti, destinazione dell'installazione, ok, installa i driver per la USB. Ok, sta installando tutto il necessario per poter poi riconoscere e installare l'aggiornamento del nostro OBD2. Eccola qui, quindi ha installato il suo programmino, quindi questo è il programma per aggiornare. Poi colleghiamo il cavo al nostro computer USB, questo in dotazione, a una porta USB, e poi lo colleghiamo dietro la porta dell'OBD. Ecco qua, in questa maniera si accende questo aggeggio e andiamo a vedere ora. Lo sto facendo in diretta, ragazzi, io non ho mai provato questi aggeggi, quindi anche per me è un po' complicato. Ripeto, poi io non sono né un professionista, né i miei video sono molto indicativi, perché non essendo una persona esperta per queste cose mi do da fare, ma voglio dire, anche io ho i miei limiti. Clic aggiornamento dispositivo, vediamo un attimo, quindi proviamo ad aprire il programma in inglese, tutto tranne che italiano, vabbè, ce ne faremo una ragione. Inglese, product number, quindi in teoria lo dovrebbe aver già riconosciuto, sì, eccolo qui, quindi lo stesso product number, eccolo qui riportato sull'OBD. E facciamo Davis upgrade, vediamo un po' che succede. Qui bisogna dare la nostra mail, ok, confermiamo sempre la mail, mandiamo, vediamo che succede. Eccolo qui, AL500 firmware del 21 maggio del 2021, versione 1.00002, e andiamo a cliccare su upgrade. Che succede qua? Niente. Sul dispositivo, eccolo qui, vedete? Sta aggiornando il firmware del dispositivo. Insomma, tutto sta è capire le fasi. Ricapitolando, bisogna connettersi prima, come ho fatto vedere, al loro sito, poi scaricare scaricare questa cartella zippata dove sarebbe il firmware, cioè dove sarebbe poi non il firmware, l'installazione di questa applicazione, ok? Dove installa tutti i driver necessari per poter poi riconoscere questo OBD2 sul vostro PC. Una volta che avete installato questa applicazione, colleghiamo lo strumento tramite cavetto in dotazione a una porta USB del computer e all'altra dietro allo strumento, si accende da solo. Clicchiamo sull'applicazione, l'applicazione individua l'OBD2, dobbiamo registrarsi mettendo l'email e poi ci scarica in automatico l'aggiornamento. Una volta scaricato l'aggiornamento lo andiamo a installare sul dispositivo, quindi non è difficilissimo, ragazzi. È arrivato al 79-80%. Speriamo che abbiano almeno inserito la lingua in italiano all'interno di questo
OBD2, perché leggendo alcune recensioni mi sono reso conto che non c'era la lingua in italiano, quindi speriamo che con questo aggiornamento abbiano inserito anche la lingua in italiano, perché sull'applicazione, come avete visto, non è presente. Eccolo qui, dice che è aggiornato, adesso si sta riavviando il dispositivo. Allora andiamo su setup, language, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e col cavolo che c'è la lingua in italiano. Annulliamo, usciamo, questo è il menu e andiamo adesso a provare le varie funzioni di questo OBD2. Chiudiamo, scolleghiamo il cavetto USB, questo aggeggio si spegne quando scolleghiamo chiaramente l'alimentazione, perché ripeto non è alimentato. Ok, andiamo adesso di sotto e proviamo a collegarlo alla nostra cascata, vediamo se rileva gli errori e se e quali soprattutto riesce a gestire o eliminare. Andiamo ragazzi. Allora, lo spinottino dove dobbiamo collegare questo OBD2 per la diagnostica, quindi il DLC a 16 pin, si trova qui sotto. Dobbiamo aprire questo sportellino, quindi da sotto tiriamo verso di noi, ecco qui, e si apre. Vedete qui c'è la scritta OBD2, non so se si riesce a vedere, eccola qui. E praticamente questo è lo spinottino a 16 pin dove andrà collegato il nostro Artlink 500, vedete? Eccolo qua. Questa è una comoda, questo spinotto ha anche un comodo LED per poter illuminare e vedere dove va collegato. Quindi andiamo a vedere adesso, eccolo qua, l'OBD2 si è praticamente acceso perché prende la corrente da questo spinottino, quindi si alimenta direttamente dalla batteria dell'automobile. Cerchiamo di andare in ordine ragazzi, io pure la prima volta che utilizzo un OBD del genere, quindi non e poi tutto in inglese, quindi cerchiamo di capirci un qualcosa, soprattutto per questi menu. Ci spostiamo attraverso il menu da queste frecce, destra, sinistra, alto e basso, per poterci spostare all'interno dei menu e andiamo in ordine. Quindi andiamo la prima cosa su setup e andiamo a vedere come sono impostate allora la lingua già vi l'ho fatto vedere, non c'è l'italiano, ci sono altre possibilità di impostazioni tranne che l'italiano, quindi lasciamo in inglese. Allora torniamo indietro con exit, ok, quindi entriamo con ok. Unità di misura, andiamo a vedere qui adesso cosa indica. Metrica o imperial, questo dovrebbe essere sicuramente l'unità di misura per quanto riguarda quando va a leggere la temperatura dei vari liquidi, quindi lasciamo su metric, torniamo indietro, poi vediamo su record mode che c'è, non c'è nulla, quindi torniamo indietro. E poi questo è il beep, se vogliamo utilizzare il beep quando ci muoviamo o meno, quindi lasciamo il beep così almeno ci avverte pure che ci stiamo spostando attraverso i menu. Torniamo indietro e questo è il setup. Poi ok, da qui, da questa opzione print possiamo stampare i vari codici se abbiamo rilevato dei codici di malfunzionamento. Non c'è nulla,
non ricordata, quindi non abbiamo nulla in memoria. Torniamo indietro dal menu, che dobbiamo dare ok. Allora poi andiamo a vedere questo menu, serve per andare a cercare eventuali codici di anomalie. Basta digitare sul prodotto, quindi adesso non so se esiste un qualcosa del genere, proviamo generic, non trova nulla, quindi proviamo a digitare P e mettiamo un dunque, se andiamo avanti mette i numeri, se scendiamo giù mette le lettere. Io adesso metto un qualcosa a caso, ma non so neanche se esiste, ragazzi. È 500 e poi mettiamo, non lo so, 530 lasciamo e proviamo con ok. Allora ci dice P0530 generico, AC aria condizionata, refrigeramento, pressione, sensore di circuito. Quindi se dovessimo trovare un codice di errore sulla nostra Qashqai o su un'altra macchina, basta, se non sappiamo qual è il codice d'errore, basta andare ad inserirlo in questo menu e lui ci tira fuori l'equivalente di quel codice di errore, a cosa è riferito quel codice di errore. Ok? Quindi torniamo indietro, questo menu qui è molto interessante secondo me questa cosa. Poi da qui andiamo su che cos'è questo, andiamo a vedere dentro. In questo menu possiamo rivedere e eventualmente eliminare i dati registrati durante i nostri test. Andiamo a vedere se, e infatti non c'è nulla perché ancora devo fare i test. Quindi possiamo vedere poi, una volta che abbiamo fatto la diagnosi all'autovettura, se magari rimane in memoria qualche test. E qui ci sono tutte le varie cose che rimangono in memoria, e da qui possiamo cancellare, vedete? Allora, qui possiamo vedere i dati di ITC che ha registrato lo strumento, e da quest'altra menu sotto dove scendiamo li possiamo andare ad eliminare. Torniamo indietro e poi siamo arrivati a questo menu. Questo menu praticamente serve per verificare se tutte le centraline che dobbiamo andare a fare la diagnosi funzionano correttamente, per seguire quindi la manutenzione delle stesse. Possiamo utilizzare questa funzione per verificare lo stato anche dopo praticamente una riparazione o un ripristino, non so, di un errore, di un sensore, se andiamo a cambiare qualcosa all'autovettura. Chiaramente è riferito a chi possiede un'officina, ragazzi, quindi noi possiamo solo andare a vedere quelle piccole cose che ci fa vedere questo OBD2, e andare soprattutto a vedere quello che possiamo cancellare e non cancellare. Vi dico subito, ragazzi, che questo OBD2 non è in grado di cancellare o ripristinare il servizio di service per, non so, magari quando si accende la spia del service, che dobbiamo fare il service alla nostra Qashqai, questo OBD non è in grado di azzerare il service. Per fare quel tipo di lavoro dobbiamo andare su un Dialink modello MD802, sempre di questa marca. Allora, una volta che abbiamo visto i menu presenti in questo scanner, andiamo adesso ad eseguire la diagnosi del mezzo. Quindi ci spostiamo su diagnosi e andiamo a cliccare con il tasto ok. Adesso fa questa ricerca, quindi va a ricercare, a identificare i dati del sistema del controllo che funzionano correttamente. Allora, questo non supportato, completato 7 e data stream supportato 31. Andiamo a vedere con ok, e da qui ci apre quest'altro menu. Quindi andiamo a vedere su Read Code. Allora, non ho trovato, come vedete, nessun codice di errore. Il veicolo non ha codici, non sono stati trovati codici di errore. Lo vediamo anche da questo LED
che si accende qui sotto, verde. Praticamente se si accende il LED verde dopo la scansione non abbiamo codici DTC, vedete, no DTC. Se si accende invece il LED giallo significa che ci sono dei probabili codici DTC. Se si accende invece il LED rosso significa che ci sono codici permanenti DTC, quindi di errore. Se si accende il LED verde siamo sicuri che la macchina è a posto, ragazzi. Torniamo indietro e andiamo. Da qui si eliminano i codici eventuali se li ha trovati. Da qui andiamo su, ripeto, la verifica che tutte le centraline funzionino, quindi andiamo a dare ok e da qui ci dà questa schermata. Insomma, questa è una serie di la scansione che fa per visionare tutte le centraline che riesce a leggere questo strumento. Poi torniamo indietro con exit, poi abbiamo il data stream. Allora, data stream sarebbe il sistema dati. Questa opzione dovrebbe recuperare e visualizzare i parametri in tempo reale. Quindi andiamo a vedere data stream, facciamo o visiona tutto o possiamo selezionare quello che vogliamo andare a visionare. Se facciamo seleziona tutto ci dà praticamente tutte le voci che riesce a leggere questo strumento in tempo reale. Vedete, sta eccolo qua. Quindi abbiamo tutte queste voci. Andiamo in ordine, vediamo quello che riesce a leggere. La temperatura 78 gradi, abbiamo i giri del motore, quindi se accelero vedete salgono i giri, poi velocità sono fermo, chiaramente scendiamo con la freccetta in giù, ci dà altra temperatura aria 47 gradi, poi ci dà un'altra serie di elementi che chiaramente io non conosco perché, ripeto, non sono un meccanico. Sensore voltaggio, poi che ci dà il barometro, la pressione barometrica, insomma ci dà un sacco di informazioni. Il controllo del modulo del voltaggio 12,72, vediamo se accelero, se aumenta, 12,70, 12,74, poi vediamo che altro ci dà. Temperatura ambiente 36 gradi e si sentono tutti, devo dire. Acceleratore, pedale, posizione 3.1%, acceleratore, pedale, posizione, ragazzi ci dà una miriade di cose. Allora, olio, temperatura 80 gradi, non so se si riesce a vedere bene, e poi abbiamo finito, non c'è più nulla. Direi che insomma ne legge parecchio di dati. Allora torniamo indietro e da qui possiamo selezionare alcune voci. Senza vedere tutte le voci insieme possiamo scegliere e selezionare quelle che vogliamo andare a vedere. Qua basta spuntare, andare giù e spuntare con ok, quindi possiamo fare temperatura, ok, e poi giri motore RPM, o forse anche più di due, veicolo speed, ok, poi torniamo indietro e da qui ci seleziona quello che abbiamo chiesto noi. La temperatura dell'acqua 82 gradi, il regime, diciamo i giri del motore, vedete,
e poi la temperatura dell'aria 48 gradi. Poi abbiamo anche la possibilità di, torniamo indietro, di vedere il grafico direttamente, quindi andiamo a selezionare questo menu e da qui sicuramente dovremmo poi andare a selezionare le voci che ci interessano. Infatti eccolo qui, quindi andiamo a selezionare nuovamente la temperatura. Qui penso solo 2 voci si possono selezionare, e infatti ci dà subito il grafico, non più di 2 voci alla volta possiamo fare, e da qui ci dà il grafico in tempo reale, ci dà la temperatura 83 gradi e i giri motore. Vedete, cambia anche il grafico quando accelero, 1200, 1700, vedete, e cambia il grafico in maniera istantanea. Quindi questo è il rilevamento dei dati in maniera istantanea. Ok, torniamo indietro, facciamo exit, ancora indietro, e poi questo menu praticamente serve per effettuare uno screenshot di quello che vediamo, come un telefonino, effettuare uno screenshot del display, di quello che si vuole andare a verificare, o del guasto o di un guasto. Quindi se facciamo ok, io chiaramente dentro non ho nessun dato di guasti, quindi non mi ha trovato nessun guasto, e torniamo indietro. Diamo ok chiaramente, e poi c'è questa voce dove praticamente dice 02 sensori test, che sarebbe in teoria questo menu rileva gli ultimi 2 test dei sensori completati dal computer di bordo, quindi in teoria dovrebbero rimanere in memoria gli ultimi 2 test che ha effettuato il computer di bordo della tua vettura. Andiamo a vedere se c'è qualcosa, e non ci dà nulla. Non è proprio supportato, questo veicolo non è supportato ai 2 sensori di test, vedete? Quindi il Qashqai non supporta questa opzione. Torniamo indietro, poi che altro abbiamo? Onboard monitor, questo che significa? Monitoraggio di bordo. In teoria questo menu dovrebbe rilevare i test correlati al motore che non sono monitorati di frequente, quindi andiamo a vedere quello che c'è dentro, se ci dà qualcosa. Ok, ci dà EGR monitor bank 1, fuel system bank 1, pressione B1, filtro, andiamo a vedere che c'è. E qui ci sono questa serie di test 02, 03, eccolo qua, ci dà l'ID, limite minimo e massimo, test 1, minimo 0,90, massimo 0,2, stato, quindi ci dà una serie di informazioni. Poi vediamo questo qui, fuel system, andiamo a vedere sempre su ok, e non è supportato il veicolo. Poi vediamo, questa la legge, minimo e massimo, test 0, ok, e poi vediamo questo del filtro, e quindi anche qui riporta questa serie di dati. Torniamo indietro e qui andiamo alla fine a questo menu che sarebbe la prova del sistema EVAP, della diagnosi della emissione e delle emissioni evaporative dell'auto, quindi il sensore di pressione che è installato nel serbatoio carburante. Andiamo a vedere che succede. Test non supportato, quindi anche questo non lo supporta. Il test dell'EVAP, almeno per la Qashqai, non è supportato. E poi infine abbiamo le informazioni del veicolo. Vediamo se le
almeno queste le riconosce. Ok, ci dà tutto quanto, ci dà il veicolo, ci dà l'identificazione, quindi il numero di telaio, ci dà una serie di codici, insomma questo menu è supportato, quindi ci dà sia il telaio che altri codici. Torniamo indietro e penso di aver visto tutto. Dobbiamo andare a ricercare qualche autovettura per poter verificare se ci sono dei codici errori e vedere se questo scanner riesce ad eliminarli, a cancellarli, perché praticamente io sul Qashqai non ho nulla, quindi vi ho fatto solo vedere il funzionamento di questo OBD2. Intanto andiamo a vedere se la macchina di mio figlio, la Nissan Micra K14, magari presenta qualche errore. Ho i miei dubbi perché anche quella è perfetta, però andiamo a vedere, magari troviamo qualcos'altro di differente rispetto al Qashqai. Scolleghiamo tutto. Ok. Prendiamo il quadro e andiamo alla ricerca di questi probabili codici di errore. Andiamo a vedere. Allora, eccoci all'interno della Micra di mio figlio, Samuele, e andiamo a vedere se tante volte riporta qualche codice errore, visto che la mia Qashqai è perfetta e non poteva essere altro, chiaramente. Andiamo a vedere. Allora, la Micra, a differenza del Qashqai, ha la porta ODB2 praticamente sotto al cruscotto. Dove sta? Eccola qui. Ok? È messa in maniera differente, è posizionata in maniera differente, non bisogna smontare nulla, è sotto qui. Quindi andiamo a collegare lo spinotto. Vado a tastoni, una parola, eccolo qua. Ok, collegato. Questo affare si accende da solo. Ok, poi accendiamo il quadro. Ecco qua, quadro acceso, e andiamo adesso a intanto vediamo andiamo ad abilitare questo aggeggio facendo questa scansione per vedere le centraline, quali centraline rileva e quali non rileva. Facciamo questa scansione. Ok, questo è quello che ha rilevato praticamente, tutto tranne HRT. Ragazzi, non mi chiedete cos'è, perché la EGR qui mi risulta che non l'ha scansionata, e il MIS. Quindi questi spuntati di verde ovviamente è quello che andrà a rilevare. Poi torniamo indietro, ci spostiamo su diagnosi e andiamo a fare la diagnosi del veicolo. Quindi clicchiamo su ok e poi read code e andiamo a vedere se ci rileva qualcosa, e non ci ha rilevato nulla. Vedete, il veicolo non ha codici e lo possiamo anche vedere da questo LED verde che dice non ci sono codici DTC. Se invece veniva fuori questo LED giallo significa che c'era da attenzionare qualcosa, se invece veniva fuori il LED rosso significa che c'era un permanente DTC, quindi un codice di errore permanente. Anche da qui possiamo renderci conto se praticamente dopo la scansione ci accende questo LED verde, siamo sicuri che l'autovettura è a posto, ragazzi. Andiamo alla ricerca di qualche autovettura da scansionare. Andiamo, ragazzi. Allora, ragazzi, adesso andremo a verificare se c'è qualche codice errore
sul cubo Fiat Cubo di mio cognato. Andiamo ad inserire il DLC a 16 pin, eccolo qui. Lo spinotto si trova esattamente nella parte sinistra del cruscotto. Andiamo a inserire lo spinottino. Ok, questo strumento si appiccia. Allora accendiamo il quadro. Silenzio. Allora andiamo intanto a verificare che è successo qua. Rileva poco e niente, ragazzi. Va bene, torniamo indietro e andiamo a fare direttamente la diagnosi. Andiamo con ok. Non ha errori, neanche questo. È impossibile, ragazzi. Non riesco a trovare errori da nessuna parte. E che cazzo? Com'è possibile? Proviamo con l'auto accesa, vediamo se rileva qualcosa, Facciamo questa diagnosi. Allora, niente. DTCS niente, zero. Non ha trovato errori. Nulla da fare, LED verde. Quindi anche il cubo di mio cognato è esente da errori. Niente, scolleghiamo. Ultima auto disponibile Volkswagen Golf. Abbiamo inserito lo spinottino sempre qui sotto in basso. Praticamente lo spinotto è qua sotto, non so se si vede, ma sono al buio, ragazzi, eccolo qua sotto. DLC 16 pin al Golf è sotto il cruscotto, sempre lato sinistro. Adesso andiamo a vedere, accendiamo il quadro e andiamo a vedere se trova qualcosa. Facciamo la scansione sempre con ok. Allora l'auto dice eseguire il service, vediamo se rileva questa opzione. Niente, codice errori 0, LED verde, quindi come vi dicevo all'inizio questo scanner non è idoneo per eliminare il service dell'auto. A posto, io penso di aver terminato le risorse. Allora, ragazzi, come ultima chance abbiamo trovato una Renault Scenic di un amico da questo errore, quindi andiamo a provare il connettore che è posizionato sotto al tunnel centrale. Bisogna spostare il tunnel e poi lo troviamo qui sotto il 16 pin e andiamo a inserire il nostro OBD2 e si è acceso. Allora abbiamo acceso poi il quadro dell'autovettura e andiamo a scansionare, fare quindi la diagnosi della nostra Renault. Premiamo il tasto ok, fa il ciclo di verifica di tutte le centraline
Allora, vediamo cosa ha trovato. Praticamente ha trovato 3 errori. DTC 3, numero 3. Andiamo a vedere con ok. Si vede? Vedete? 3 errori. Andiamo adesso a pigiare il tasto ok. Andiamo a vedere gli errori che ha trovato. Quindi lo possiamo anche vedere dal risultato, dal LED qui presente sull'OBD2, perché in questo caso è uscito un LED arancione, quindi da attenzionare. Facciamo ok e andiamo a vedere adesso se riesce a cancellare questi codici. Andiamo su ok. Allora ci dice se vogliamo, siamo sicuri? Ok. E adesso inizia a eliminare i codici. E diamo ok. E dovrebbe aver eliminato i codici errore. Quindi andiamo a fare nuovamente adesso la scansione. E dice che non ha trovato nessun codice errore. Infatti c'è adesso il LED verde acceso. Andiamo a verificare adesso sulla dovettura se ha eliminato la spia accesa di prima. Torniamo indietro. Lasciamo acceso, vediamo che succede, se te li trovo uguali. Praticamente adesso non ti trova niente, vedi, 0 errori, non trova più i 3 errori che abbiamo eliminato, quindi rimane accesa la spia verde anche alla successiva scansione. Proviamo a accendere nuovamente il quadro dell'auto e vediamo se la spia è stata eliminata. Vedete, rimane sempre SP, però gli altri codici sono stati eliminati. Allora, siamo giunti al termine di questa lunga recensione, poiché abbiamo spulciato per bene questo OBD2 della Top Dan modello Artilink 500. Abbiamo scansionato e verificato molti tipi di autovetture, la mia Qashqai, la Nissan Micra di mio figlio, la Volkswagen Golf, la Fiat Cube, e per ultimo abbiamo visto la Renault Scenic del mio amico, dove praticamente ha rilevato i 3 codici errore che abbiamo resettati. Allora, a conclusioni posso dirvi che questo OBD2 non riesce a azzerare i service. Per quanto riguarda l'azzeramento di service dobbiamo portare la dovettura presso l'ufficina autorizzato, o perlomeno dobbiamo acquistare il modello superiore, come vi ho detto all'inizio del video, sempre della stessa marca, a un prezzo chiaramente più elevato. Abbiamo visto che non riesce a ripristinare la spia della SP, l'errore che gli dà alla Scenic del mio amico, e per queste cose, ripeto, dobbiamo portare la dovettura presso un'officina. Questo scanner, ripeto, riesce solo a intercettare ed eliminare gli errori DTC per quanto riguarda magari i sensori, spie. Abbiamo fatto un lavoro e quindi abbiamo dovuto sostituire un sensore. Dopodiché allora possiamo utilizzare questo scanner per poter eliminare l'errore rimasto in memoria presso la centralina della dovettura. Volevo ricordarvi anche che acquistando questo OBD2 usufruirete dell'aggiornamenti automatici per un anno, l'aggiornamento del firmware, come vi ho fatto vedere io all'inizio, e chissà se magari in uno dei prossimi aggiornamenti inseriranno anche la lingua in italiano. Poi per chi volesse acquistare questo OBD2 della Top Dan vi lascio i link in descrizione sotto al video, e vedo se riesco a farvi avere anche un codice sconto per quanto riguarda l'acquisto su Amazon. Vediamo quello che riesco a fare, ragazzi. Allora, cosa dire di più per quanto riguarda questo OBD2? Mi sembra di aver detto abbastanza. Se il video vi è piaciuto,
lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. A voi non costa nulla, ve lo ricordo, ma a me darete la possibilità di tenere vivo e aggiornato il canale con tante recensioni, prove, test, applicazioni di accessori e molto altro ancora. Grazie di cuore come sempre. Noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene. Acquisterete questo OBD2 solo quando ve lo dirò io. È il caldo ragazzi, non vi preoccupate.